La mia PSP ha la batteria originale completamente andata, così ho deciso di realizzare questo progetto. In questo video vediamo quindi come si fa, senza modifiche invadenti, portando l'autonomia della nostra PSP fino a circa 6-7 ore. Per questo progetto abbiamo bisogno delle seguenti cose: la batteria originale, una batteria 18650, il suo portabatterie singolo, il contenitore stampato in 3D, ultima cosa opzionale, un coperchio batteria. Questo è l'unico pezzo che andiamo a modificare ed è per non rovinare il pezzo originale. Iniziamo quindi procurandoci il BMS dalla batteria originale. Non vi faccio vedere come l'ho smontata, ma ci sono tanti video online che vi mostrano la procedura. Basta aprire la batteria molto delicatamente ed estrarre questa schedina che può differire a seconda del modello che avete. Guardando sempre questa immagine possiamo identificare il collegamento corretto del portabatterie sul BMS. Prendiamo quindi il portabatterie e saldiamolo sul BMS che abbiamo. Questa è l'unica parte del video un po' manuale. Per fortuna abbiamo da saldare solo questi due fili, stando attenti a rispettare la polarità. Vi mostro brevemente il modello che ho realizzato. È disponibile gratuitamente in descrizione, insieme ad alcuni link per chi volesse supportare il progetto. Questo è il disegno. L'idea iniziale era di creare un pezzo unico, facendo scorrere la console qui dentro per poi fermarlo con le due viti in alto, ma man mano che lo stavo disegnando mi sono reso conto che non era fattibile farlo in quel modo, così l'ho diviso in due pezzi. Qui non si capisce molto perché lo stavo ancora assemblando. Il secondo pezzo è questo, quindi sono questi due pezzi qui. Tra un po' faccio vedere tutto il modello pulito, così è più chiaro. All'interno del pezzo principale va la batteria con il suo portabatterie e i due fili li facciamo uscire da questo punto qui. Ed ecco qui i due pezzettini puliti. Si stampano in questo modo, si può fare un'unica stampa direttamente. Necessita di supporti, il modello più grande, qui dove ci sono le viti e qui dove c'è il supporto. Stampiamo quindi questi pezzi. Le impostazioni che ho utilizzato sono queste. Però consiglio di aumentare la distanza Z supporto perché ho avuto leggera difficoltà nel rimuovere i supporti. Nulla di esagerato, ma si può fare di meglio. Proseguendo con l'assemblaggio, ecco i due pezzi appena stampati. Come si può vedere, io ho già tolto i supporti dal pezzo principale. Questo modello è stato disegnato per PSP modello 3000. Quasi sicuramente per gli altri modelli di PSP cambia la forma e quindi non sarà compatibile.
Come avete potuto vedere, per montare questa nuova batteria è stato abbastanza semplice. Essendo quasi 3 volte più capiente della batteria originale, la ricarica tramite PSP sarà molto più lenta. Se per esempio prima impiegava circa 2 ore per una carica completa, adesso potrebbe impiegarne anche 6. Bene, per questo video è tutto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo.